Ciao a tutti, piccolo preludio al video. Prima che inizi quello vero e proprio voglio farvi un annuncio perché sono usciti dei leak ufficiali, è uscito il trailer ufficiale di lancio della nuova fazione disponibile. È infatti ufficiale che la nuova fazione sarà dedicata a Gundabad. Questa sarà la capitale e adesso andiamo a vedere quali saranno le truppe T4. Eccoli qua, i tier 4 sono un'unità veramente molto solida e potente, a bassa difesa ma in compenso ha molta vita, ha delle abilità veramente sbroccate. La prima garantisce che l'attacco ignori il 50% della difesa del bersaglio, la seconda garantisce un doppio attacco, nel senso, se c'è un'unità da mischia e un'unità a distanza, lui le attacca entrambe. Unità veramente sbroccata, fortissima, che sono curioso di vedere sul campo di battaglia. Benvenuti tutti su Potoi TV. Oggi abbiamo un video dedicato a Gottmog, ovvero faremo il suo spotlight. Diamogli uno sguardo in generale. Allora, lui è un comandante leader, quindi può portare 5 unità in più rispetto agli altri. Ha un buon livello di forza di base, un ottimo livello di concentrazione e un livello di velocità un po' bassino. La sua arma da rispetto 10 ci dà un attimo un'idea su quale identità è questo comandante. Diamogli uno sguardo in generale anche ai titoli e alle abilità. Abbiamo padrone, secondo in comando, previsione, disciplina, fortifica e falange per il rispetto 0-2. Per il rispetto 3 abbiamo lo storpio con rifornimento e ferita aperta. Per il rispetto 5, tenente Morgul, con dotiero orco e Grond. Andiamo a vederlo nello specifico. Come vedete, purtroppo non ce l'ho ancora di livelli rispetti più alti. Difatti chiederò aiuto per farvelo vedere in azione a un mio amico che ce l'ha di rispetto 5. Comunque, prima di vederlo in azione, vediamo un attimo una piccola spiegazione dei titoli e poi le varie build possibili. Secondo in comando ci fornisce più concentrazione al comandante e più danni inflitti durante il combattimento per il nostro esercito. Previsione è la possibilità di schivare i primi 4 attacchi del nemico. Disciplina più difesa. Padrone è un titolo invece che danneggia le nostre truppe ma gli fa fare più danni. Fortifica ci fa subire meno danni quando siamo in fase di difesa, quindi quando il nostro eroe viene attaccato. Falange invece meno danni subiti a prescindere. Lo storpio è un titolo che ci garantisce o ci dà la possibilità di fare danni massimi a ogni attacco, però il comandante subirà un debuff molto importante sull'attacco, sui danni dell'attacco normale. Poi abbiamo ferita aperta, un'abilità di attacco basata sull'anti-heal, quindi sul non far curare l'avversario. C'è poi il rifornimento, una buonissima abilità di cura. Poi c'è Tenente Morgul, titolo di rispetto 5, dove per i primi 4 round ci sarà un 60% di bonus ai danni degli orchi e dei troll. Poi abbiamo Grond, abilità che ci fornisce più danno per l'assedio, e condottiero orco, ovvero più velocità per gli orchi e meno danni subiti dagli stessi. Ora la build da rispetto 0 a rispetto 2. Saranno i soliti titoli da poter sbloccare, quindi i titoli di rispetto 0 e rispetto 2, da rispetto 0 a rispetto 2, secondo in comando con 15 punti, 7 punti su previsione, 15 punti su padrone e 7 punti su falange. I restanti 6 punti, se lo avete a rispetto 0, ma comunque anche se è a rispetto 2 non cambia molto, andranno distribuiti su disciplina, così da poter sbloccare il massimo tutte quante le abilità un po' più forti di questo livello rispetto. Vediamo ora la build da rispetto 3-4. Vanno messi 15 punti su secondo in comando, 15 punti sullo storpio, almeno un punto su ferita aperta, 7 punti su rifornimento,
7 punti su previsione. I restanti 8 punti si possono allocare su disciplina e magari uno in più su ferita aperta, o se volete, però è un po' più pericoloso dato che padrone danneggia anche le proprie truppe, si può sbloccare l'abilità padrone e la sua abilità falange. Passiamo ora alla build da rispetto 5. In questo caso ci sono diverse build perché si può costruire Gottmog per diverse utilità. La build un po' più sicura e basata sulle truppe è quella di con 15 punti secondo in comando, 15 punti nello storpio, 15 punti su tenente Morgul, 5 punti su previsione e 5 punti su rifornimento. Con questa build avremo un comandante solido che ci permette di sfruttare al meglio i nostri orchi, dato che il titolo rispetto 5 buffa principalmente gli orchi e i troll. Quindi per un comandante solido e sicuro si può utilizzare questa build qua. Come seconda possibilità si possono sempre costruire con 15 punti 15 punti su secondo in comando, 15 punti nello storpio, 15 punti su tenente Morgul. Al posto invece di mettere i punti su previsione e rifornimento, si possono mettere quei 10 punti nel titolo padrone e così si può costruire un vero e proprio cannone di vetro, glass cannon in inglese. E in questo modo i danni dell'esercito saranno al massimo, ma moriranno un po' più di truppe. La terza invece build possibile da rispetto 5 è quella dedicata all'assalto. In questa build infatti si va a sfruttare l'abilità Grond. Come funziona? Vanno messi 15 punti in tenente Morgul, 7 punti in Grond, 7 punti su condottiero orco, 15 punti nello storpio, 7 punti in rifornimento. I punti restanti si possono allocare in secondo in comando, così comunque da avere un comandante tra virgolette più solido anche nei fight, nel caso in cui per sbaglio si andasse a scontrare contro un altro comandante. Vediamo adesso di che equipaggiamento il nostro Gottmog ha bisogno. A prescindere dalla build, infatti, per Gottmog è meglio prediligere degli equipaggiamenti che forniscano concentrazione e o forza. Meglio e, quindi se andiamo a cercare un'arma la migliore sarebbe la spada corta, non del leader ma semplicemente la spada corta, che fornisce forza e concentrazione, tuttavia anche attacco agli uomini malvagi. Un'arma perfetta per lui in questo momento io non la possiedo, quindi se dovessi scegliere qualcosa sceglierei una spada corta del leader. Tra le armature, una buona armatura sarebbe anche la pelle dorata, quindi forza e concentrazione, altrimenti una che rispecchia appieno la sua identità comandante è quella di armatura a scaglie, che fornisce forza, concentrazione e difesa esercito da mischia. Per gli elmi invece un ottimo elmo sarebbe l'elmo brutale, tuttavia non fornisce concentrazione, quindi sarebbe da optare più per un elmo come la maschera d'ossa, cercando magari un'abilità che non sia sui danni del comandante ma su il debuff del nemico, come fornire follia, oppure un buff per noi. Mentre per gli equipaggiamenti va benissimo lo scudo della biancamano, va bene anche una pipa elegante, insomma qualcosa che fornisce difesa o PF al nostro esercito. Vediamo adesso Gottmog in azione. Ho chiesto aiuto a questo mio amico in game che mi ha preparato un Gottmog con la build dedicata e adesso andiamo ad affrontarlo. Gli manderò contro come primo esercito una Arwen buildata in questo modo qua. I comandanti per avere un fight il più equo possibile sono entrambi tra virgolette nudi. Ho tolto tutti gli equipaggiamenti dalla mia Arwen. Lei è buildata da full R1, mentre Gottmog è buildato da R5 per la build un po' più solida e è nudo anche lui, quindi senza equipaggiamento.
vediamo come si comportano. Arwen è praticamente arrivata a destinazione, adesso ci godremo il combattimento. Ovviamente è finito in uno stallo, vediamo come si sono comportate le truppe. Un report davvero mostruoso. Allora, vediamo, i danni soldato di Gottmog sono assurdi, raga, assurdi. Andiamo un attimo a vedere il report in sé. Vediamo i primi danni fatti dagli alchimisti. Arwen attacca, Catafratto è vittima di provocazione di troll e va bene. Gottmog attacca, Alchimista attacca e Razziatore ha subito 22.000 da assurdo. Fortissimi, fortissimo questo comandante, veramente molto forte, molto solido. Ha curato anche tanto, se non sbaglio, 15.000 è un buon livello di cura, soprattutto per l'abilità che ha, anche perché, come vi ho detto, è buildato in questo modo qua, come l'abbiamo visto, quindi non cura troppo, ma abbastanza per un comandante della fazione del male. Insomma, un fight inaspettato che si rivela veramente molto forte. Passiamo adesso invece per uno stress test. Non useremo Arwen, ma useremo un Theoden. Allora, vediamo un attimo velocemente la build del mio Theoden. Come Arwen gli ho tolto tutti gli equipaggiamenti. Questo è il mio setup per lui. E andiamo a vedere come si comporta Gottmog contro un super comandante. Ecco, Theoden è arrivato a destinazione. Il combattimento è in essere. Vediamo come si sono comportati. Un risultato veramente mostruoso. Danni comandante bassi, come al solito per Gottmog, ma danni soldato veramente molto alti, devo dire. Un risultato che qua sinceramente non mi aspettavo così alto. Insomma, Gottmog si è comportato veramente molto bene. Le sue truppe hanno fatto tanti danni, veramente tanti. Insomma, un comandante che, se avete la possibilità di sbloccare e portarlo ad R5, assolutamente da fare. La build che vi consiglio io è questa qua. Se magari spostate il rifornimento su un'altra abilità che preferite, si può comunque fare. Tuttavia avete visto che questa build performa molto bene anche contro comandanti che sono tier S+, diciamo tier God. Quindi comandante super promosso. Ragazzi, il video di oggi è finito. Io vi ricordo di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento su quale comandante vorreste vedere nei prossimi spotlight. Ciao a tutti!